È passato un altro giorno intero e come vedete sono avanzato nell'esecuzione del tempio sullo sfondo della mia pietà, ma sono avanzato in maniera relativamente lenta, prima di tutto perché ognuna di queste pietre implica molto lavoro per essere fatta adeguatamente, e in più perché non mi sono sentito molto bene. Credo di avere un'infiammazione su tutta la parte sinistra della mia testa. Ieri a un certo punto credevo di avere l'influenza, quindi ho staccato verso le 5 del pomeriggio e di solito smetto di dipingere verso le 6 e mezza, 7. Non mi sentivo molto bene e ho deciso di andare a riposarmi perché sono stato dal dentista di recente. Credo che l'anestesia e tutto il lavoro che ha fatto sul e attorno al mio dente abbia causato questa infiammazione. Mal d'orecchio, pulsazioni dolorose interne all'orecchio e alla testa, mal di testa e quant'altro mi hanno impossibilitato a lavorare. Però adesso sono qua, sto andando avanti, devo finire queste ultime 3 o 4 pietre che si intravedono dietro Maria, poi metterò mano alla colonna. C'è una colonna piuttosto grande e sapete, la composizione che ho studiato è anche abbastanza importante perché veicola la luce divina che arriva dall'alto a sinistra, quindi è un elemento strutturale che mostra in maniera più efficace la fonte di luce, la sua provenienza e anche la composizione triangolare. Ora non posso rivelarvi troppo, ma vedrete ben presto. Succedono molte cose strane quando dipingo, o quantomeno curiose. E una di queste è il fatto che quando mi ritrovo con tutti questi pastel pencil in mano, come già ho raccontato in uno dei miei video, vedo dei colori, quindi spesso abbasso la testa, cerco nel mio mazzo il colore adeguato e i miei occhi si fissano su una matita senza che io l'abbia deciso o che io lo volessi. Ma quella matita poi è quella giusta. Non so come spiegarlo. È come se ci fosse una forza sconosciuta che mi indica qual è il colore da usare in quel momento. Magari poi è solo una mia suggestione, però a me piace pensarla così. Questa cosa mi succede molte volte. In passato c'erano dei momenti in cui non davo retta a quello che mi veniva suggerito e prendevo altre matite. Poi ho imparato ad ascoltare questi suggerimenti misteriosi e a fidarmi. Quindi ogni volta che succede questa cosa, io so ormai con certezza che quella matita che i miei occhi vedono, che finisce sotto la mia attenzione, so già che è quella giusta. Ora, non pensiate che non sappia quali colori mi servono, perché è una cosa di cui mi capita di parlare molto spesso, sia nei miei corsi, sia quando mi vengono rivolte domande, ovvero una delle cose più, secondo me, più difficili e più importanti nel mondo della pittura in generale, quindi non solo quella a pastello, è la scelta dei colori, l'intercettare i colori giusti, il saperli scegliere e il saperli utilizzare. Credo che sia una delle cose più difficili da fare ed è una cosa per cui non esistono dei trucchi, ovviamente. È una cosa che dipende, secondo me, dal grado di esperienza, la conoscenza dei materiali, lo sviluppo dei nostri occhi che ci permette di riconoscere i colori su un'immagine che vediamo o nella realtà e di tradurli in materiali, quindi nel mio caso pastel pencil, gessetti. Devo dire che la sezione in cui sto lavorando in questi giorni, ovvero queste pietre del tempio, è una delle più difficili a cui abbia mai lavorato in generale. È molto difficile perché ci sono dei colori stranissimi che si mescolano insieme. Come spesso succede nei miei lavori parliamo di complementari, in questo caso dei colori più freddi che tendono al grigio azzurro, al verde acqua, e dei colori un po' più caldi come dei bruni, dei prugna, dei magenta scuri. Sono presenti anche dei grigi freddi, delle ocre, dei blu ghiaccio. Uno dei miei colori preferiti, un prugna scurissimo che uso tantissimo, ed è davvero difficile scegliere i colori giusti e dare l'effetto giusto della luce che colpisce queste pietre e che quindi ne cambia il colore, ma solo parzialmente. Tutte queste cose ve le racconto perché spero che un giorno, quando i vostri occhi incontreranno questo dipinto, come spero che accadrà, potrete far caso a tutte queste piccole cose e chi lo sa, magari in qualche modo apprezzarlo di più grazie a questi racconti, sapere che comunque per me avrà significato e significa qualcosa di veramente grande, di una portata mai sperimentata prima, e chissà, magari un giorno ci troveremo a parlarne insieme.